Il punto smoke, chiamato anche punto arricciato. Sai cucirlo correttamente? Ma non solo, sai cucire l'arricciatura a nido d'ape, proprio questo meraviglioso effetto tutto arricciato, non solo l'arricciatura diritta lineare, perfetto per i vestiti dei bambini, ma anche per i polsini delle maniche o ancora per un fantastico cuscino arricciato a nido d'ape. Se hai voglia di costruire insieme a me questa tecnica di cucito e scoprire tutti i trucchi per una confezione perfetta, sei nel video tutorial giusto! Ciao, io sono Sara Poiese, Digital Content Creator. Benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel caso fosse la prima volta che stai spulciando un mio video, ti consiglio di andare a sbirciare tutti gli altri miei canali social. La mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese e poi c'è il mio blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito creativo, sartoriale, tutorial per gli strumenti di cucito, sfogli delle riviste e molto altro ancora. E trovi anche i corsi online nella mia seconda piattaforma sarapoieseacademy.com per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi dedicati al cucito sartoriale, alla modellistica, all'ABC del cucito, al cucito creativo e anche all'uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo di questo nostro nuovo contenuto di oggi. Ho proprio voglia di cucire insieme a te il famoso punto smoke, ma con due varianti. All'interno di questo video tutorial infatti devi proprio guardarlo fino alla fine perché scopriremo come tagliare tessuti che sfilano, con le forbici o con i cutter, andare a gessare un corretto e preciso punto smoke, perché nel primo esempio vedi un bellissimo punto lineare, bello diritto, fatto a righe parallele, mentre nell'altro esempio trovi delle soluzioni completamente arricciate, per cui scopriremo anche quale filo sia giusto utilizzare sopra e sotto nella macchina per cucire, per cui faremo insieme la spoletta inferiore della macchina. Disegneremo le linee guida per il nostro progetto che poi potrai andare a replicare in cucito sartoriale su, per esempio, un bel corpino davanti tutto arricciato in un punto smoke lineare, oppure in un bel polsino di una manica arricciato eventualmente con un punto smoke a nido d'ape. O ancora potremmo andare a personalizzare un bel cuscino o un accessorio per la casa con un dettaglio lavorato sia in punto smoke lineare o ancora in punto smoke a nido d'ape. Ma entriamo nel vivissimo di questo progetto e partiamo dai materiali. Che materiali ci servono? Io ho preso due tessuti di colori diversi, uno per lavorare il punto smoke lineare e un altro per lavorare il punto smoke a nido d'ape. Ci serviranno poi delle forbici per tagliare ovviamente il nostro campione di stoffa o eventualmente un rotary cutter e una squadra per disegnare quelle che saranno le nostre linee guida del punto smoke, una penna per tessuti e ovviamente il filo. Ma attenzione perché ho già parlato in passato nel mio blog, per cui in sarapoiese.com, di cuciture elastiche. Faccio infatti riferimento ad un tutorial che se scrivi la parola Maraflex troverai pubblicato nel mio blog Cuciture elastiche senza tagliacuci. All'interno di questo video infatti ti ho parlato come con il filo Maraflex puoi ottenere delle cuciture elastiche, perché tecnicamente questo filo è un po' elastico, ma non è il filo tanto elastico con cui si lavora invece il punto smoke. Filo tanto elastico che ritroviamo invece qui già innestato nella nostra macchina per cucire. E come vedi, e riesci già a anticipare un po' la mia mossa, sarà il filo che andrà inserito nel filato inferiore della macchina per cucire. Partiamo infatti proprio da questo passaggio. Ho la mia macchina per cucire, vado ad innestare la spolina di filo elastico fondamentalmente e vado a spostare il tasto, fondamentalmente la posizione della mia infilatura nella modalità di attivazione. Premo play e la macchina si caricherà di filo elasticizzato. Lo premo per fermarlo quando non ho più bisogno di andare a caricare l'ulteriore filo, sgancio direttamente
la mia spolina da qui, la taglio con l'ausilio del rasa filo e mi posso dunque preparare per inserirla nello spazio sottostante. Questo filo lo vado completamente a rimuovere e infatti non andrò ad utilizzare questo filo nella parte superiore. Ho due opzioni di filo da utilizzare. Posso andare a scegliere di usare un filo classico in poliestere oppure comunque in un classico poliestere anche riciclato, come per esempio Gütermann Creative propone con la sua sezione Arpet che è 100% in materiale riciclato, o posso comunque eventualmente tornare ad utilizzare il famoso filato Maraflex di cui ti ho già parlato comunque nel mio blog. Perché? Perché a tutti gli effetti, se voglio un effetto ancora più elastico, potrò utilizzare nella spolina superiore il filo Maraflex o comunque in alternativa un classico filo di poliestere. Adesso andiamo anche ad innestare i fili e partiamo con il primo progetto. Partiamo con il primo tipo di tessuto. Abbiamo spesso il grande problema, e qui ti ho preso apposta una fodera perché sfila davvero dappertutto. Cosa fare quando ho un tessuto che sfila dappertutto? Beh, posso anzitutto andare a lavorarlo con un rotary cutter avente le lame dentellate e dunque in questo caso posso andare a tagliare la mia area di lavoro del mio progetto con l'ausilio eventualmente, perché no, di un rotary cutter. Torniamo infatti a tagliare bene il lavoro, mi alzo anche io nella mia area di taglio in modo tale che riesco ad effettuare, eccolo qui, dei tagli ben accurati e precisi e questa è la prima soluzione che vedremo assieme, perché con questa prima soluzione ti mostro il taglio a cutter, poi non preoccuparti, resta sintonizzata, vedremo anche il taglio con la forbice, uno alla volta, in ognuno degli esempi che andremo a vedere assieme. Adesso che abbiamo tagliato il tessuto con il cutter a forma di zig zag, avremo la stoffa che non sfila più. Andiamo a impostare la macchina per cucire con un punto diritto, ma dove possibile cerchiamo di aumentare la tensione della nostra cucitura. Innestiamo ora la spolina inferiore nella parte appunto inferiore della mia spoletta e andiamo a portare il filo esattamente sotto e chiudiamo il suo alloggiamento. Cerchiamo di portare il filo nella parte superiore in modo tale da poterlo prendere, raccogliere e avere disponibile per l'inizio della cucitura. È infatti molto importante che il filo qui dietro resti bello lungo, non dobbiamo tenere il filo assolutamente corto. Con l'ausilio della squadra, io prediligo anche molto l'impugnatura ergonomica, andiamo a tracciare anche con una penna per tessuti le prime linee di riferimento. La distanza tra una linea e l'altra la sceglierai tu, dipenderà molto da che genere di progetto tu vorrai realizzare. Io sto tracciando delle linee alla distanza di 2 centimetri l'una dall'altra e in questo modo ho ottenuto questo genere di effetto, per cui le prime 5 linee a titolo di esempio per andare a lavorare la nostra arricciatura di punto smoke lineare. Andiamo dunque alla macchina per cucire e grazie al fatto che avevamo il filo lasciato bello lungo possiamo appoggiare direttamente il piedino e abbassare il nostro piedino stesso. Io ti consiglio di tenere il filo all'inizio della cucitura e prova ad effettuare i primi punti di cucitura per vedere se la cucitura ti aggrada, perché magari l'arricciatura potrebbe non essere sufficiente o magari potresti voler arricciare di più o di meno il tuo tessuto. Errori da evitare, consigli da seguire. Quando stai effettuando la tua cucitura, se vedi che non ti piace molto il livello di arricciatura, aumenta la tensione. Secondo consiglio, aumenta la lunghezza del punto. Io per esempio ho portato il punto a 4,5. Questo mi ha permesso di ottenere un bel punto elastico. Altro consiglio, se stai partendo nella tua cucitura e questo è il tuo filo elastico, cerca di tenerlo teso
Tenendo teso da dietro il filo, aumenterai la capacità di messa in tensione della tua cucitura. Dopodiché cerca di tenere tutto il lavoro bello pulito davanti per poter dunque seguire bene la linea tracciata con la tua penna per tessuti e soprattutto mai tagliare il filo alla fine del lavoro. Dovrai sempre alzare il piedino, portare in fuori il filo e tagliare a parte con la forbicina. Ritornare dunque con il filo posizionato dietro alla tua macchina per cucire e da lì, tenendo ben puliti gli altri strati, ricominciare il tuo lavoro di cucitura, ricordandoti di tenere sempre teso il filo sia in questo passaggio ma anche nella cucitura di avanzamento, rispettando sempre le linee guida. Alziamo il piedino, portiamo in fuori la stoffa, tagliamo il filo ed ecco qui il risultato che otteniamo, una cucitura ben elasticizzata che io ho realizzato apposta con un filo a contrasto. Il filo superiore giallo ti aiuta a vedere bene il lavoro nel retro e il filo inferiore rosso ti aiuta a far ben comprendere la tipologia di lavoro. Questa tecnica si chiama appunto smoke e ti permette di ottenere questo bel effetto arricciato in modalità orizzontale. Ma che ne dici se adesso andiamo a vedere anche come realizzare il punto smoke a nido d'ape? Questa tecnica infatti è quella che vedi in quest'altra cover. Andiamo adesso a realizzarlo con il taglio non a rotary cutter ma con la forbice. Possiamo infatti avere a che fare con dei tessuti che sfilano e non vogliamo andare a sfilarli eccessivamente e possiamo utilizzare la forbice. In questo caso cerco di lasciarti sempre lo stesso stampo di riferimento, per cui utilizzo sempre la mia amata squadretta, traccerò con la penna per tessuti i margini del perimetro dell'area che dovrò andare a tagliare e vado ad effettuare il taglio con la forbice. In questo caso CAI 5350 ha la possibilità di effettuare la cosiddetta sforbiciata con lo zig zag e questa tecnica è veramente molto comoda se a casa non hai magari un rotary cutter con la lama zig zag o magari non hai ancora il piano di taglio per lavorare con il cutter. Devo ammettere che è una tecnica molto comoda anche quando vuoi fare le tasche magari dei cappotti foderati. Adesso ho proprio una domanda per te finché io taglio questo progetto. Ma tu a casa hai la forbice con la lama zig zag oppure hai il cutter con la lama zig zag o non ne hai nessuno dei due? Fammelo sapere nei commenti, sono davvero molto curiosa di conoscere anche come hai attrezzato la tua stanza del cucito. Nel frattempo torniamo a disegnare le nostre linee guida e le andiamo a disegnare sempre alla distanza di 2 centimetri e andiamo però a creare una nuova variante, ossia quella di andare a gestire una sorta di griglia, ossia da dove decidiamo di iniziare a realizzare il nostro lavoro, ci spostiamo nel creare prima tutte le linee orizzontali da 2 centimetri e poi tutte le linee verticali sempre da 2 centimetri. Prosegui con calma per cercare di tracciare sempre bene questo segmento che ti accompagnerà in tutto il lavoro. Il risultato che otteniamo è questa griglia. Ebbene, adesso il passaggio è sempre lo stesso, per cui dobbiamo andare alla macchina per cucire, dobbiamo cucire prima tutto un verso del lavoro, poi tutto l'altro verso del lavoro. Ma resta sintonizzato perché vedremo il risultato finale. Tutta la lavorazione lineare è pronta, è realizzata, eccola qui. Adesso non ci resta altro che ripartire da queste linee verticali, riposizionare la macchina per cucire e iniziare ad effettuare le nostre cuciture belle arricciate, sfruttando sempre il filo all'inizio e soprattutto tenendo ben aperti tutti i fili che ci si presentano a lato. Attenzione perché quando avrai tante righe che si intrecciano tra loro, il trucco è semplicemente quello di aprire completamente il tuo progetto e aprendolo riuscirai a vedere comodamente
la riga sulla quale dovrai passare ad effettuare la tua cucitura. Per cui ricordati sempre di aprire ad ogni cucitura, ad ogni passaggio, il tuo lavoro esattamente in questo punto e piano piano procedi lungo tutta la lavorazione. Curiosi di vedere il risultato finale? Il filo elastico è pronto a farvi vedere il risultato. In questo caso abbiamo il punto smock diritto, lo vedi, è proprio una bella linea dritta che è andata ad arricciare il lavoro. In questo caso abbiamo tutto il punto smock a nido d'ape, dunque tutto questo effetto a croce fondamentalmente ottenuto dalla lavorazione tipica del lavoro a nido d'ape. Quale preferisci? Preferisci il punto smock lineare o preferisci l'arricciatura a nido d'ape? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così, metti un bel like, fammi sapere che ti è piaciuto questo video e iscriviti al canale spuntando anche la campanellina, così riceverai la notifica la prossima volta che pubblico un contenuto. Ciao!